Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi come la M1, uno splendido modello in scala 1:4, edizione De Agostini, uscita numero 47 delle 91 previste per il completamento di questo modello. Intanto, mentre faccio scorrere le immagini, saluto tutti voi miei iscritti, grazie di continuare a dar vita al canale. Alle persone che non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist perché qualche modello in più c'è e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente. Grazie. All'interno abbiamo due tubi della stessa misura. Vi ricordo che quando trovate contraddistinti con del lettero dei numeri uno o più pezzi, vedete? Qua abbiamo due lettere A sul tubo, qua abbiamo due lettere F sul fermacorsa del manubrio, ok? Vuol dire che sono identici, quindi non dovete preoccuparvi quale mettere a destra o a sinistra. All'interno abbiamo i fermi, come vi ho detto poco fa, dei fine corsa, sono in plastica, peccato che non l'abbiano fatti in metallo, sono molto fragili. Io vi farò vedere l'inserimento, farò la foto di copertina, ma poi andrò a rimuoverli perché è facile danneggiarli. Il tappo di copertura, in realtà questo è soltanto puramente estetico perché la vite l'abbiamo già inserita quando abbiamo unito i due telai, i due mezzi telai. E poi abbiamo un passacavi in plastica, ecco qui. Questo è anche tutto in plastica. Abbiamo gli spinotti delle sonde lambda, eccole qui. O meglio, eccoli qui. E poi abbiamo la piastra degli spinotti che è in plastica, però guardate anche questa com'è particolareggiata con le finte brugole di alluminio. In realtà, come potete vedere, è un pezzo unico, però è fatto veramente bene. Allora, guardate, loro ci dicono di andare a inserire i fermacorsa qui. Uno qui e uno qui. Questo serve poi nella moto reale quando si gira il manubrio che batte e non va oltre a danneggiare altre parti, e soprattutto a non schiacciare le mani del pilota contro la carena o il telaio, perché questo succederebbe quando uno piega di più nelle curve. Però una volta messi, ecco, io li vado a rimuovere perché sono molto delicati. Mi raccomando, metteteli alla fine quando sarete sicuri di non magari urtarli accidentalmente. Poi abbiamo questo che si inserisce qui, fate sempre attenzione a maneggiare il modello, dovrebbe essersi inserito. Così. E questo è perfetto, guardate che carina come finitura. Se è il caso che vi balla, mettete un po' di colla all'interno. Poi, una volta fatto questo,
Andiamo a prendere questi qui con gli spinotti e il tubo di gomma. Ve li preallargate un po', uno stuzzicadenti. Come vanno inseriti? Vanno inseriti dalla parte stondata. Guardate lo spinotto, vedete che è fatto a cono da questa parte e qui invece il taglio è diritto. Voi dovete inserirli di qua, così. In questa maniera qui. A questo punto mi metto un po' di colla, quindi me la preparo. Sapete che io non uso l'attack, per la gomma non la usate, vi ho spiegato tante volte perché. Un componente l'ho messo, adesso metto anche l'altro in egual misura. Ecco qua. Ne prendo poco, così posso sfruttare poi anche quello dopo per i montaggi successivi. Non dovrei usare lo stesso stuzzicadenti per toccare tutte e due, però visto che lo consumerò dopo, posso anche farlo. Gli rimuovo il tubo. Metto un po' qua. Non sul perno, altrimenti mi fa il collarino intorno che è orribile. Uno è a posto. Così. Poi guardate, prendo la staffa e me la vado a mettere qui, la staffa passacavi, così. Non vi potete sbagliare perché avete solo un modo per inserirlo correttamente. Un po' di colla anche qui, altrimenti questa vi cade. Perfetto. Così. E questo l'abbiamo fatto. Lo abbiamo perché voi siete parte integrante del canale. Poi loro ci dicono, in realtà è la prima cosa che ci dicevano di fare, di andare a inserire questa qui, guardate. Qua abbiamo questi due perni, da andarla a inserire qui. Ma io vi sconsiglio di farlo perché poi dovete lavorare a pressione su questi due per mettere gli spinotti, rischiate di danneggiare questi due perni, quindi fate così. Guardate. Uno va inserito qui, così. Vedete, abbiamo il foro dentro e il perno che esce, su ognuno è così. Quindi io mi metto un po' di colla qua sul foro. Prima uno e poi l'altro. Bene. Vedete com'è più facile adesso fare pressione?
Ecco qua. Guardate che spettacolo questo pezzo, bellissimo, veramente bello. Sì, però ragazzi ho fatto un errore, ve ne siete accorti tutti, ma niente di impossibile. La colla mi dà sempre quei 5 minuti per poter lavorare, questo va messo al contrario. Ecco. Uno va messo su e uno va messo in giù, così. Adesso posso andare tranquillamente a incollarmi questo pezzo qua sopra, al telaio. Quindi un po' di colla qui, nel primo foro e nel secondo. E qua sicuramente andiamo adesso a inserire, non sicuramente, andiamo subito a inserire, vedete, ma lo facciamo subito. Io questo lo devo tenere così, ok? Quindi fatemi vedere un po'. Oh ragazzi, ma no, ma Michele, uffa. Ma scusatemi, tutti e due andavano girati in su. Abbiate pazienza, importante accorgersene. Ecco qui, vedete, avendo usato il bicomponente mi dà il tempo di lavorarlo. Se era già l'attacco era un problema. Adesso devo andarmi a attaccare le due sonde. La prima la attacco in questo spinotto qui, l'esterno. Stuzzicadenti, me lo allargo un po'. Così. Metto un po' di colla. Così. E questo, la prima sonda lambda che vedete, va messa su questo esterno qua. Però conviene forse mettere prima quella più indietro. Sì, conviene prima mettere questa e poi l'altra, altrimenti facciamo più fatica. Questa qua, un po' di colla. Allarghiamo. Ecco qui. Adesso vi faccio vedere tutto, state tranquilli. Vedete? Quella dietro va attaccata qui e quest'altra va attaccata qui. Avete visto quanto è più facile lavorare così senza avere il pezzo già inserito sul telaio? Inseriteli fino in fondo e poi questo. Non dimenticatevi che non dovete schiacciare perché dietro avete magari dei componenti che si possono rompere. Quindi alzate il pezzo e premete. Ecco qui. Questi tubi ovviamente vanno fatti passare all'interno. Così. E anche questo. Non vi preoccupate per tutti i tubi che vedete, prima o poi ognuno avrà la sua giusta sede dedicata per essere messo bene e non vi preoccupate. Ecco qua. Voilà.
Guardate che meraviglia, il montaggio è così terminato. Guardate che bello. Ah, questo va ancora inserito un po', eh? Posso ancora inserirlo un po' dentro. Perfetto. Ecco, mi raccomando, come vi ho detto, inserite tutto bene. Non lasciate niente fuori perché poi è veramente brutto da vedersi. Anche se qui ci sono le carene, non lo fate. È modo anche per imparare a lavorare come si deve. Ecco qui. Io trovo che ci sia una precisione in questi modellini bellissima, bellissima. Controllavo solo che stavolta abbia fatto tutto giusto, ed è giusto. No, stavo pensando a prima che ho detto, ah ragazzi, mi sono sbagliato uno su e uno giù. No, andavano tutti verso l'altro. Bene, io vi ringrazio anche per questo tempo che mi avete dedicato. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi l'uscita numero 48 e farò insieme anche l'uscita numero 49, perché nell'ultima uscita, quindi la 49, c'è veramente poco da montare. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere i miei video nei gruppi dedicati. L'altra settimana ci sono state 30 condivisioni. Io di questo vi ringrazio perché la visualizzazione può servirvi magari a vedere se avete un metodo differente dal mio, usare qual è il migliore, usare qual è meglio, diciamo, no? Usare qual è il migliore non va bene. Però per quanto riguarda invece le condivisioni, lo fate proprio per aiutarmi e io di questo veramente vi ringrazio con tutto il cuore. Ciao a tutti ragazzi, questi sono i pezzi che ho voluto non montare, li andrò soltanto a mettere per fare la foto come vi ho detto prima, e poi li conserverò quando sarò certo che non ci sarà il rischio di poterli urtare, perché se li urtate li rompete immediatamente perché sono in plastica, ve l'ho già detto prima. Attenzione. Ciao a tutti.